Benvenuti su techbin.com. Oggi andiamo ad analizzare questa autoradio Sony modello CDX GT300S. Adesso attiva la modalità demo in modo che mentre parlo potete vedere le varie funzionalità, quindi ve le descrivo velocemente. Ha l'uscita sub che può essere switchata come uscita posteriore, uscita front, quindi ha due uscite pre, ingresso AUX, controllo cambia CD. Poi come diciamo spiegherò più avanti, diverse altre funzionalità, quindi ovviamente lettore CD interno, tecnologia Drive S che presenta praticamente un'alta qualità del suono con condensatori di diciamo alta qualità, diciamo potenza 50 Watt/4 massimi, lettore ovviamente MP3 VMA. Quindi ha funzionalità anche BBE che migliora la qualità del suono digitale, e poi ha DSO che attiva uno speaker virtuale, possibile impostarlo su 3 livelli, e anche un equalizzatore su 3 livelli bassi, medi e alti. Ok, adesso andiamo a vedere la parte della connettività. Ok, vediamo velocemente la parte relativa alla connettività. Abbiamo la presa in antena FM, l'ingresso per aux-in per il cambio CD, quando è connesso il cambio CD, quindi per esempio quando è connesso il caricatore Sony, da qui è la parte dati, da qui passa la parte audio, ok? Poi abbiamo l'uscita pre anteriore, l'uscita pre che è switchabile tra posteriore o subwoofer, e poi il classico connettore ISO, ok? Questo qui. Bene, passiamo quindi alla spiegazione delle varie funzioni di questa sorgente. Bene, passiamo adesso alla parte funzionalità. Accendiamo la sorgente con questo tasto. Settiamo modalità AUX, passiamo alla parte FM. Si cambia frequenza attraverso questi due tasti, si memorizzano fino a 18 stazioni. Poi andiamo a vedere la parte relativa, subito partiamo con la parte audio. Attraverso, spingendo una volta il tasto del volume, abbiamo balance, quindi sinistra destra, fader posteriore anteriore, è possibile aumentare o diminuire il livello del subwoofer. Poi se attiviamo anche modalità equalizzatore abbiamo 7 livelli preimpostati, li vediamo qui: vocal, edge, cruise, space, gravity e custom. Se lasciamo custom e gli premiamo il tasto di volume possiamo cambiare poi manualmente le impostazioni dei bassi, medi e alti. Quindi abbiamo un equalizzatore a 3 bande. Mentre da questo tasto qui, è possibile cambiare il livello DSO, disattivarlo, oppure 1, 2, 3, che ricordiamo è un effetto virtuale che ricrea uno speaker per migliorare la tridimensionalità sonora. Lasciamo a 1. Poi, tenendo premuto il tasto del volume, possiamo cambiare altre funzionalità. Innanzitutto attivare il filtro pre-subwoofer, il filtro passabasso tra 78 Hz e 125 Hz, oppure disattivarlo. Possiamo cambiare le impostazioni relative all'orario, attivare e disattivare il beep, attivare il dimmer, automatico oppure sempre acceso oppure spento. Automatico funzionerà quando si attivano le luci dell'automobile. Poi è possibile cambiare il contrasto e anche cambiare le impostazioni relative ai display, queste parti qui, quindi spento, acceso oppure analizzatore di spettro, possibilità di selezionare le radio regionali FM e filtro passato. Quindi ritorniamo alle impostazioni precedenti. Ok, quindi orologio,
bip, dimmer, contrasto, display, analizzatore di spettro, radio regionali. Poi ricordiamo che qui è presente il sensore del telecomando, quindi qualsiasi telecomando di autoradio Sony è in grado di comandare questo autoradio. È possibile cambiare impostazioni principali, frequenza, volume, insomma. Ok? Poi passiamo alla parte CD, in questo caso inseriamo un CD MP3. Per cambiare cartella si usano questi due tasti, da questo si sale, questo si scende cartella. Ok, è possibile attivare funzionalità BBE da questo tasto. Ok. Togliamo il CD. Poi ricordiamo che c'è l'ingresso AUX, quindi è possibile collegare qualsiasi sorgente tramite connettore mini jack. Bene, queste quindi sono le informazioni principali. Quindi la sorgente di fine anni 2000 è abbastanza completa, ha due uscite pre, diverse impostazioni, equalizzatore a tre bande, funzionalità BBE, DSO e quindi diverse funzionalità. Bene, vi ringrazio e come sempre se avete qualche curiosità potete scrivere qualche commento. Un saluto da techbeam.com.